Saudade. Non ti è arrivato un altro pacco, ma in realtà oggi non ho ritirato i pacchi in posta. Infatti sono arrivate soltanto delle cose che ho ordinato io. Sono arrivate a casa. Di solito i pacchi vengono spediti in posta, quindi li vado a ritirare io. C'è il pacco per Asia. Allora domani, dopo la palestra, domani mi sveglio presto. Dopo la palestra vado a ritirare i pacchi e poi ritorno a casa. Va bene? Sì, dobbiamo fare una statua anche a Bruxy e a Raki Raki. Dopo se riesco cerco di capire un poco come si aggiustano altre cose sulla regia 2, però piano piano. Ditemi un po', raccontatemi un po'. No, la pizza non era molto buona proprio oggi, eh. Ho mangiato una pizza per cena, non è che era top top top. È stato uno sgarro non fatto benissimo. Che poi alla fine in realtà la pizza è qualcosa al forno, comunque sono carboidrati e un po' di... il pomodoro, sì. È stata la cosa un po' più cattiva, la provola sopra che non dovevo mangiare. TikTok regia 1, esattamente. Antonella ti osserva. Lo so. Diciamo che non posso scappare. Ti piace sciare? Ma in realtà non lo so fare, raga. Ci ho provato mezza volta e mi stavo spezzando un ginocchio. Ma non abbandonerò mai TikTok, raga. Infatti sono qui. Complimenti per stasera. Grazie mille. Ramona, grazie. Ramona era 110. C'è chi piace la regia 1, a chi piace la regia 2. Gem 230, grazie. Vogliamo fare un bel sondaggio qui? A chi piace la regia 1 e la regia 2? Dai, facciamolo. Sondaggio personalizzato. Regia 1, regia 2. Vai. Aspetta, facciamo così. Salva. Ok. Fatto. Sì, regia 1 e TikTok, assolutamente. Devo scriverlo a fianco, forse, almeno questo. No, ma raga, comunque le faccio le live qui. Farai tatu ad ottobre? Sì, a breve verranno presi anche gli appuntamenti. Credo proprio da domani, quindi potete iniziare già a scrivere la pagina. Va bene? Raga, ovviamente per chi volesse prenotarsi per i tatuaggi ad ottobre, mi raccomando, chi vuole farsi i tatuaggi realistici li può fare soltanto tendenzialmente, poi dipende dal tatuaggio, però
si fanno più sedute, quindi chi viene da lontano deve essere consapevole di questa cosa, altrimenti optate per un qualcosa tipo file line un po' più veloce. Poi se siete di Napoli, Roma o Italia che riuscite a spostarvi più facilmente, allora fatelo tranquillamente. Grazie di esserci sempre per noi, sono orgogliosa di te e di seguirti da dicembre. Grazie mille. TT069, grazie. Multistreamer. Sì. Le castagne, raga. Ma a breve arriva ottobre. Inizia il periodo delle castagne o è già iniziato? Assonnata zè, ma neanche tanto in verità. Faccio sempre fatica poi nel letto a prendere sonno. Vediamo un poco. Regia 2 sta vincendo. Io che mi sono creato un rossore adesso qua. Morsi di zanzara a go-go, raga, guardate. Tutto qua. È enorme questo. Come si prenota per un tatuaggio? Bisogna andare sulla pagina qui su TikTok zeodi.tatu0 e c'è il link, c'è un link in bio tramite il numero WhatsApp si prenotano i tatuaggi. Le non vengono viste più di tanto. Quindi tendenzialmente tramite il numero di WhatsApp. Allora, un altro minutino per il sondaggio. Zezé, Mepuki, Filippo, tutto bene, raga. Adesso ve lo porto a far vedere, eh. Possiamo parlare di quanto sei stata attiva questo mese? Ti vogliamo bene. Grazie mille. No, questo mese qua, ma anche agosto comunque sono stata attiva, dai. E comunque voglio dire, cioè, manca ancora un bel po'. Oggi siamo al 18 settembre. Cioè, è da un mesetto che sono attiva. Comunque c'ho un morso di zanzara qua da quando sono andata a Sabaudia, che è un qualcosa di terribile. Comunque, raga, ha vinto regia 2 per pochissimi voti, parliamo di 24 voti in più, regia 2 vince, 826 voti, regia 1, 850 voti, regia 2. Il mio tatuaggio sta guarendo top. Grande Melissa! Mi fa piacere di questo messaggio. Mi raccomando, idrata bene la zona, bevi tanto, non sudare, non andare in palestra, non andare in spa. Cerca di curarlo al meglio, che se lo curi bene nelle prime 2 settimane, poi ti resta benissimo a vita e mi raccomando poi successivamente idrata sempre con un po' di crema idratante.
per il momento usa questa qui dei tatuaggi. E prima sempre con sciacqualo con sapone neutro, pH neutro. Allora, bora votar vote.breakthroughawards.com. Raga, infatti, per tutte le persone che mi stanno ascoltando, mi raccomando, votate per le varie categorie. Zeudiners per il fandom e Zeudi di Palma per le altre cose, tipo miglior star reality, una roba del genere. Adesso non sono molto ferrata, però votate, voi votate. È importante che nel caso vado in Brasile, Qualsiasi regia tu abbia, saremo lì con te, amore. Oh, grazie Isa, sei dolcissima. Miranda, grazie. Dove sei? Nella mia cameretta, raga. Sono nella mia cameretta. Vieni a tatuare a Milano? Sì, raga, peccato che secondo me i tempi si allungheranno un poco. Milano penso tatuare novembre. Perché ottobre è un altro bel mese. È un altro bel mese. Per tatuare tatuerò sempre. Comunque mo dovresti fare dall'iPad le live, è molto più comodo. Ma infatti ci devo provare, bel consiglio. Ci devo provare, dalla prossima volta ricordatemelo. Così la faccio dall'iPad. Non è male come idea. Io l'iPad lo uso per lavoro, in verità. Grazie Ramona. Lo uso per lavoro, raga. Zezé, vai alla settimana della moda? Sì, però io lavoro in quella settimana della moda. Cioè, nel senso, non vado come ospite, lavoro. E bisogna un attimo capire se riesco poi a ritagliarmi un po' di tempo, però più che altro non credo, raga, perché lavoro proprio nell'ambito moda, però non credo che sarò in Fashion Week quest'anno. Però collaborerò con diversi brand. Patti mi sa che sta a Milano, raga. Patti sì. Prima impressione degli Zeudiners, ma in realtà, raga, ho ancora questa scena impressa di quando sono uscita dalla casa e c'era tipo una miriade, c'erano veramente una miriade di persone ad aspettarmi. Ricordo ancora questo aneddoto divertente che poi sta ragazza si è venuta a tatuare, che io pensavo che stesse comunicando con me in inglese, ma in realtà stava parlando italiano. E infatti c'è anche il video dove ci mettiamo tutti quanti a ridere. Aperitivo a Milano? E non sai quante eravamo collegate? Quasi 300.000 persone, non mi ricordo. Quante eravate collegate? Soffro il solletico, sì. Sì, raga, nei fianchi, sotto al collo, sotto le ascelle, sotto i piedi, ovunque. Grazie, Paz! Buonasera, Paz, tutto bene? Zeudi, ti meriti tutto il lavoro e i successi personali. Mua. Eravate 400.000 persone collegate per vedere me. È assurdo.
Ricordo ancora quando uscì Carmen e disse tipo, oh Zè, stavo nello studio, mi vede e disse, grazie carina S, disse, oh Zè, ma tu hai capito che c'è un botto di gente che ti sta aspettando fuori e che ti segue? Io, ma sei seria? Io poi in quel momento non stavo capendo niente, volevo soltanto riabbracciare i miei cari. E comunque sì, quasi 500.000 persone, è assurdo. E poi quando me ne sono resa conto è stato il giorno dopo, che poi non avevo proprio dormito, ci ho fatto una tirata, perché che vuoi dormire? È stato strano ritornare a dormire qui. Allora, quale colore? Argento o blu petrolio? Dipende. Però argento, dipende su cosa. Gioielli, argento. Blu petrolio penso che esiste qualcosa, non lo so. Quante volte alla settimana ti alleni? Allora, questa settimana farò... Ma più o meno mi alleno in realtà 2 o 3 volte a settimana, non di più. Pensandoci, sì. 2 o 3 volte a settimana, raga. Tendenzialmente faccio un giorno sì e un giorno no. Cioè faccio tipo lunedì, mercoledì e venerdì, su 3 volte a settimana. E poi sabato e domenica riposo. Lunedì, mercoledì e venerdì. E poi pian piano cercheremo di aggiungere anche la domenica all'allenamento, quindi 4 volte a settimana. Però devo aspettare un po', cioè piano piano si costruisce. Appena so che riesco e posso liberarmi anche domenica, che questo è un periodo comunque abbastanza full, allora io lo farò senz'altro. Noi dal Cile te amiamo. Grazie, Cile. Dai, Melissa, mi fa piacere che il tatuaggio sta guarendo bene. 2 milioni di tap tap, raga, 1500 condivisioni. Toppi. Puoi salutare Sofia, per favore, oggi è solo mastico. Auguri, Sofia. Un bacio da Palermo. La prenotazione degli orari per i tatuaggi a ottobre sarà quando? Da domani verranno presi gli appuntamenti per ottobre e molto probabilmente più in là, magari proprio ad ottobre, organizzerò una giornata per i flash tattoo. Ovviamente sempre che verranno presi su prenotazione, perché i walk-in non penso proprio di farli e diventerebbero troppo confusionari e per me tatuare è un momento di relax. Quindi farò una giornata di flash tattoo, però ad ottobre. Ti ricordi il tuo film preferito da bambino? Penso sì, penso Nemo. Penso Nemo, sì. Mi piaceva tanto quel pesciolino arancione. Zè, il mio tattoo sta alla grande. Un bacio, Roby da Roma. Mua. Grazie, Roby. Mi fa piacere. Mi fa super piacere. Top, top, top. Siete anche molto brave voi che li curate bene, eh?
Dopo il GF ti senti diversa caratterialmente? Ma sì, sicuramente sono maturata, raga. Questo è poco ma sicuro. A maturare maturi. Molto di più. Più che altro impari anche a gestire meglio le emozioni là dentro. Caddy, grazie. Serbia, love you. Me too. Mm. I microrealistici in realtà io non li faccio. Poi dipende quanto grandi, quanto piccoli. Però... Ma perché non... Io non credo nei microrealistici, più che altro. Poi c'è chi li fa al super top, però... No, raga. Non mi piace realizzarli, dai, mettiamola così. Anche se non è neanche questo. E li voglio vedere nella guarigione poi. Sono abbastanza complicati da quel punto di vista nella guarigione. E poi dipende anche cosa fare di microrealistico. Io opto sempre, vabbè, a me piacciono i tatuaggi grandi, solo che da me vengono persone che vengono un po' da tutto il mondo, quindi tendenzialmente di tatuaggi enormi proprio non li posso fare perché andrebbero fatti in sedute e quindi questo comporta che posso tendenzialmente tatuare soltanto fine line, anche se il mio sogno è tatuare realistico. Comunque con entrambi, eh. Do you plan on coming back to London? Yes, of course. I want come back to London. Non lo so, vorrei tornarci. I will... Come si dice in inglese? Non lo so, ragazzi. L'inglese lo capisco, ma non lo so parlare. Comunque vorrei tornare a Londra, raga. Magari. Però ci vorrei ritornare per qualche altro lavoro. Ah, bella domanda. Avresti il coraggio di cambiare look ai capelli? Es la mejor. La mejor. Allora, in verità io sono così da tanti anni. Io sono così, penso, da... Ma 10 anni? Eh sì, verso i 13 anni ho iniziato a curarmi un po' di più. Quindi sono 10 anni che so così. E mo ne faccio 24. 10 anni con sti capelli, mai cambiati. Ed è da 7-8 anni che faccio costantemente la messa in piega. Perché mi piace così morbida. E tendenzialmente poche volte mi faccio liscia. Però... sì, non lo so se li taglierei. Ti taglieresti i capelli per una parte d'attrice? Questo sì, tanto capelli e guai non mancano mai, come sia che si dice. Capelli e guai non mancano mai. Però da valutare. Tagliarli a caschetto probabilmente verso i 30 anni, raga. Per il momento no. Per il momento non credo proprio. Vediamo un attimo col caschetto. Questa sarei io col caschetto. Capello lungo per me ha il suo fascino. Basta. No, io non li taglierei mai. Poi la maggior parte delle persone che li hanno tagliati si sono pentite, quindi... Anche no, accorciarli forse sì, magari fino a qua... Fino a qua per esempio l'ho fatto io, fino a qua, ma non di più. Comunque ho dei capelli abbastanza lunghi, quando sono uscita avevo i capelli fino a qua. Cioè fino a qua, sì. Infatti quando ho fatto Samsung
nelle foto di Samsung in collab con Samsung lì vedete proprio un capello lunghissimo che poi ho tagliato. Quali parole direbbe la Zeo di bambina alla Zeo di adulta? Ah, questa è la domanda inversa. Zeo di bambina alla Zeo di adulta. Vabbè. Ecco, quelle che mi domandavo io alla me grande, quando immaginavo la me grande, secondo te ce la faccio? Sempre questa domanda qui. Secondo te ce la faccio? Chi lo sa? Chissà se poi sarò quello. E in parte l'ho realizzato, vediamo ancora se questa Zeo di bambina riuscirà a portare buone energie positive anche per il futuro. Dove ti vedi professionalmente tra 5 anni e tra 10 anni? Tra 5 anni spero di diventare una tatuatrice affermata, tra 10 anni sicuramente spero di aver fatto almeno qualcosa nell'ambito cinema, mi piacerebbe tantissimo, e di aver concluso la mia laurea in sociologia, di avere una relazione stabile con una persona che, se è possibile, gentilmente, ma non credo, però noi ci proviamo, e poi di riuscire a costruire un buon futuro solido per magari mettere su famiglia. Però tra 10 anni, raga, poi non di più, perché comunque dopo divento un po' troppo in là e non va bene. Verso i 34 anni penso sia anche un po' al limite poi. Dovrei fare un pargolo, una pargola. Spero. Ma intanto mi godo tutto il percorso da qua a 10 anni. C'è tanta vita ancora. Pensi al futuro, vivi giorno per giorno. Io vivo molto giorno per giorno, non penso molto al futuro. Non ho l'ansia di prestazione, di realizzarmi o fare chissà che cosa. Cioè, se ci riesco bene, questo mi ha sempre portato molto lontana. Sì, sì. Se ti piace fare le cose da sola o sempre in compagnia, tipo andare al cinema, fare... Ma si scende questo messaggio, una passeggiata, eccetera. Ma mi piace tanto fare le cose da sola. Allora, sicuramente l'essere umano, per quanto... cioè non può essere un essere solipsistico perché è fatto per socializzare, no? Nasce proprio per socializzare, cioè è lui che è così. Difficile stare sempre e sempre da soli, però mi piace tanto stare da sola. Mi piace tanto e lo faccio spesso. Io ho vissuto comunque anche tanto tempo da sola, lontana da casa, e mi è piaciuto tantissimo come esperienza, e mi piace poi la maggior parte delle giornate, soprattutto adesso che ho riniziato il lavoro e mamma va a lavorare, mio fratello studia, io sto tanto da sola. Io quasi la maggior parte della giornata, al 50%, no, al 75% io sto da sola. Ma va bene così, cioè io sto benissimo da sola perché sono cresciuta la maggior parte del tempo in questo modo. Quindi ci sono persone che per esempio non ci riescono. A me piace andare a fare la spesa da sola, vado in palestra, mi isolo, devo avere i miei momenti. Non mi piace molto socializzare per esempio in palestra. Anzi, mi dà anche abbastanza fastidio perché mi devo concentrare. E poi il cinema anche mi piace andare da sola, però vabbè, tendenzialmente vado sempre con qualcuno. Poi che altro più, però sì, mi piace molto avere dedicarmi dei momenti. Sì, in queste giornate qua il 75% del tempo sto da sola. Poi ovviamente, raga, dipende, io parlo in settimana, però se poi devo lavorare, parlo
di stare sola, non con la famiglia. Tipo vado a lavorare, cioè la giornata la trascorro da sola fondamentalmente e con i clienti o con il team, nel caso poi dipende da che lavoro faccio. Però me la gestisco tutto io da sola, quello è il senso. Unboxing tomorrow? Ma lo vorrei fare, solo che sto valutando se andare a Sabaudi o meno, quindi devo un attimo capire questa cosa qua. Quindi domani rivedremo JoJo, ecco, quindi bisogna capire, perché se vado a Sabaudia, come faccio a portarmi i pacchi a Sabaudia, raga? La vedo un po' improbabile come situation, però la possiamo organizzare domenica. Cosa ne dite? Sei felice? Sì, molto. Ma penso di sì, raga, in teoria sì. Domani vorrei svegliarmi presto, infatti penso che a breve stacco e cerco di riposare, perché domani vorrei svegliarmi verso le 7, alzarmi alle 7 e mezzo, lavarmi, vestirmi, cercare di andare in palestra e poi... E poi nulla, vado a fare un po' di spesa, vado a ritirare i pacchi, vado a fare un po' di spesa e poi ho una videocall lavorativa, questo domani, nulla di che. Però poi dovrei partire per Sabaudi al pomeriggio. Raga, io vi abbandono. È stato un enorme piacere anche questa sera trascorrere del tempo con voi. Grazie mille sempre per il supporto e per sopportarmi anche, che la maggior parte delle volte rompo anche in live. E nulla, è sempre bello parlare con voi, chiacchierare con voi e ci vediamo nella prossima live. Thank you to everyone that following this live and gracias a toda la gente que miró esta live aquí. Un beso muy fuerte, one big, 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 big kiss. Ciao belli!